Nel 2005 nacque il SOSMA, la Società per gli Studi Militari Antichi, per dare una veste più completa e scientifica alle attività di ricerca e sperimentazione che alcuni gruppi facevano. Una delle prime idee fu quella di realizzare uno studio sul campo per verificare alcune delle informazioni tramandate dai manuali antichi, come quello di Pseudo-Igino. Allo studio parteciparono 3 gruppi di rievocazione romana: la Legio Trentesima Ulpia Traiana Victrix, padrona di casa, l'Associazione Culturale Cisalpina e l'Associazione Romars. Non esisto proprio durante l'anno. Io me ne vado proprio col cane in giro. Ah, non stai nel campo quindi. Dipende da come organizzare, ma penso che le donne... Bisogna andare appoggiato alla porta. Sì, va bene. Dare per buco al centro. Le riprese furono fatte da Luca Bonacina, ancora oggi presidente dell'Associazione Cisalpina. Capita sempre. Non appena ci si mette a cercare qualcosa, poi se ne trovano altre di cui si era persa traccia, o magari anche la memoria. E infatti così ho trovato questo vecchio nastro che avevo fatto in occasione di quella che è stata effettivamente una grossa sperimentazione di costruzione di una parte di Vallum, riferito al famoso castramobile. Benché fosse già in digitale, all'epoca si lavorava ancora in 4/3, per cui le immagini sono certamente molto meno definite di quelle a cui siamo abituati oggi. Ma devo dire che, pur con tanto tempo, le immagini sono conservate veramente bene. Tanto che siamo da una parte, le vogliamo sugli angoli. Sì, questo è e poi non so se il discorso della tenda anche perché qua che ci fa? Quando Luca mi ha mostrato questo filmato sono rimasto davvero sorpreso, e non solo per la freschezza e la qualità delle immagini, ma per lo spirito che ancora oggi queste immagini sono capaci di trasmettere. Certo, sono passati 16 anni, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, capelli compresi, ma la passione e l'entusiasmo di allora sono rimasti gli stessi anche oggi. È stato grazie a quella e ad altre occasioni che abbiamo imparato moltissimo, in un campo in cui le esperienze fatte fino a quel momento erano state poche, obiettivamente, soprattutto in Italia, dove spesso su questi temi è mancato e manca tuttora un approccio più sperimentale, mentre invece ci si accontenta di una rievocazione comoda e direi quasi convenzionale. Sì. Vieni verso di me, Fabio. Dice, ce n'hanno questa e un'altra da mettere. Cazzarola, non è che quindi 5 ne avete. Ah, non 5, non 5. L'ospedale non riusciamo a trattenerlo. Perché te azzanno, secondo me.
Cominciamo a dare un po' di tipo la legna. Dimmi, primo. Fin da piccolino ho avuto il pallino di documentare le cose che facevo, una cosa che ho ereditato dai miei genitori. All'inizio quei famosi filmini Super 8, poi via via col video che ha reso tutto più semplice. Così anche in questa sperimentazione ho fatto tanto video che per ben 16 anni poi è rimasto in qualche cassetto dimenticato. Secondo me, anche a distanza di tanto tempo, è un documento interessante, non tanto per i miei ricordi, ma proprio come testimonianza di cosa c'era nel 2005, di quanto avevamo scritto, di quanto avevamo realizzato. Dopo tanti anni è ancora qualcosa di molto importante. Purtroppo in questo video alcune delle fasi più significative del protocollo e quindi dello studio nel suo insieme sono assenti, per via del fatto che non potevo riprendere e scavare nello stesso momento. Ho ripreso i momenti più scenografici, diciamo quelli che pensavamo di poter usare per comporre una specie di storia in video che poi però non si è concretizzata. Siamo già confusi a tre, siamo già la mia Dolabra. Ho tanti ricordi legati a quei giorni, per esempio una cosa che mi insegnò Ettore Pizzuti, ovvero che esiste una tecnica anche per zappare e per sollevare la terra senza far fatica. In effetti è una cosa efficacissima. Mi ricordo per esempio che lavorai di badile per 3 ore consecutive e rimasi da solo anche quando tutti erano andati a preparare la cena, perché non ero stanco e volevo finire il fossato come si doveva. Basta sta roba adesso poi. Ti serve nient'altro da prendere, no? L'obiettivo era quello di scavare un lato di un ipotetico castramobile con tanto di ingresso a clavicola. Il profilo della fossa è a V, che viene realizzata partendo da uno scavo molto stretto del canale di base, per poi allargare le sponde. Questo serve per convogliare eventuali acque e per rendere più insidioso il passo in caso di un assalto. Fui il solo di Cisalpina a partecipare a quello studio. All'epoca ero anche uno dei fondatori del SOSMA con Cascarina San Silvestri e Cisalpina, che aveva da poco cambiato nome, faceva tutte le attività sempre in collaborazione con l'allora Principia,
che proprio in quel periodo fu sciolta per far nascere Romars. La sperimentazione fatta da Albano fu certamente un evento spartiacque. Eravamo in casa della Legio Trentesima, che allora era senza ombra di dubbio il gruppo storico romano più grande in Italia, ed era guidato da Ettore Pizzuti. Con la Trentesima il divertimento era assicurato, per le tante persone incredibili che c'erano, ne facevano parte. Per esempio tra questi c'era Giuseppe Cascarino, il loro Optio, prima di fondare la 10ª Legio e prima anche di scrivere i suoi tanti libri di successo. All'evento poi vi parteciparono Pierpaolo Sierkovic, più noto come Rusticus, anche lui prima di diventare famoso come forgiatore di spade e di lame veramente spettacolari. Poi Danilo Santoponte di Romars, Enzo Bonizzi, Fabio Antone, che mi ospitarono nella loro tenda e che negli anni successivi costituirono il gruppo della Corps Seconda Pretoria. La sperimentazione ha avuto luogo su una linea di 50 metri di lunghezza. La scelta della larghezza è ricaduta sulla versione raccomandata da Igino di almeno 5 piedi, circa 1,5 metri, e una profondità di almeno 3 piedi, circa 90 centimetri. Le stesse misure sono raccomandate anche da Vegezio. Dalmazio è andato a fare un esame. Sì, è giusto. Nel 2005 entrammo in una fase matura del movimento rievocativo romano, uscendo da quel periodo travagliatissimo del pionierismo. Sembra ovvio da dire, ma le cose 16 anni fa erano molto diverse. Non esistevano i social e non esistevano nemmeno quei potentissimi PC palmari che oggi chiamiamo smartphone. All'epoca poi si aggiunge anche il fatto che riuscire a reperire gli equipaggiamenti romani era davvero complicato. Erano disponibili i primi prodotti indiani, ma l'offerta era veramente scarsa e qualitativamente molto bassa. L'esperienza ha dimostrato che il terrapieno, per avere una consistenza accettabile, doveva essere rinforzato con altro materiale, come pietre o tronchi d'albero. Impiegando una media di 25 uomini non addestrati, il lavoro ha richiesto un tempo complessivo di circa 8 ore, spese nell'arco di 2 giorni successivi. Tu levala quella dell'anno. Una grande sorpresa fu la visita di Silvano Mattesini, che arrivò tutto bardato da vero legatus per rappresentare la visita di un ufficiale di alto rango ai lavori che stavamo ultimando. Silvano già all'epoca era noto per i suoi tanti libri, ma quel giorno si presentò in una veste che per il 2005 era davvero qualcosa di grandioso. Fu un contributo scenografico del massimo livello e ancora oggi, a guardarlo a tanti anni di distanza, posso dire che regge. Io ti ringrazio Luca perché mi hai
fatto rivivere attraverso questo filmato quella che era la nostra storia, mia e di tanti amici, di 30-40 anni fa, quando abbiamo iniziato, ognuno seguendo il proprio percorso, a fare un'operazione di ricerca. I tempi non erano come oggi, era difficile trovare informazioni, sembrava quasi che qualcuno avesse, come dire, interrotto la nostra storia per impedirci di conoscere, tant'è vero che noi dovevamo allora, colonizzati dalla conoscenza della nostra storia da parte del nord Europa, dovevamo andarci a cercare le informazioni e non era facile, non era come oggi quando vai su internet cerchi, trovi. Noi abbiamo fatto uno sforzo enorme, ognuno a modo suo, e la cosa che mi fa un grande piacere è che vedo questi amici, queste persone con le quali, diciamo, tra virgolette, giocavamo, che sono diventati tutti nel loro campo personaggi importanti che oggi rappresentano un riferimento per molte persone del mondo. Questo mi riempie di gioia ed è grazie a questi momenti, a questi incontri che noi facevamo, che piano piano siamo riusciti, ognuno nel proprio settore, nel proprio ambito, a dare un contributo a quella che è la nostra storia. E oggi se comunque abbiamo la possibilità di conoscere, anche grazie un pochino a quello sforzo che abbiamo fatto insieme, erano ricordi belli, erano ricordi di tanti anni fa, quindi di quando eravamo ancora in grado di fare queste cose, e le ricordo con piacere. E quindi un abbraccio a tutti questi amici e buon lavoro. All'epoca era presente una diatriba sull'utilizzo, nei lavori di questo tipo, della lorica segmentata in metallo. Secondo alcuni, infatti, non era possibile per via della rigidità, ma l'esperienza fatta ha dimostrato che la lorica segmentata è sicuramente adatta. Non te volevo fare del così tanto, basta, non ti accappi già. Perché qua mi dico? E dopo questi qua li dobbiamo iniziare tutti da sta parte. Certo, li spigniamo. Ancora? E di quelli si sono avanzati 200 pesi. Terminata la sperimentazione sullo scavo del Vallum, si sono poi installate varie soluzioni sulla sommità dell'Agger. Una palizzata vera e propria, la dislocazione dei pila muraglia sia verticalmente che, per pura ipotesi, angolati con le punte verso l'esterno. Guarda, lui è lì dall'alto, se la fa la mano, io non farei. Se già fa rastrello sa fare. Bellissima questa cazzo. Adesso serve una passerella sopra per la guardia, ecco, costruiamo una passerella.
le mani, addirittura con le mani. Fabio! Aspetta, fermo. Si fa filmare. Non si fa filmare. La 3 giorni fu funestata da una serie di temporali davvero forti. Tutti temevamo che le tende non avrebbero retto al forte vento, invece fummo smentiti. C'è un po' di bufera? Tanto l'audio non si sente se non gridi, perché qua c'è un casino tale che... Cos'è che leggi, Fabio? Mostra. Ah! Un documento. Vola via tutto qua? Speriamo di no, l'unica roba che volano fino adesso sono queste. No. Guarda come sta arrivando. Non avete mangiato niente? Ma no, Oh, mettilo su quello. Dai, te lo faccio bollire con fuoco alto. È vero? 34, 43 mi ricordo. Bisognerebbe accendere le lucerne. Chi ce l'ha un accendino filologico? Già sentito? Sì, no, faremo pure qualcosa per raccogliere tutta sporcizia. Vabbè, qua ci devono buttare il fuoco. Cresciamo bene, bene. Mangia. Carne di maiale. E hai messo solo carota come verdura? Carota e cipolla. Acilius, alla seconda contubernio, da mezzanotte alle 3. Ha detto quando giro non dite Adesso riprendi. Ecco, io invece sono il Carlo delle Piane delle Una delle attività collaterali previste era la guardia notturna, organizzata in vigilia, come descritto da Polibio. I responsabili dei vari gruppi decisero i turni e stabilirono le ronde di controllo con le tessere. Delle guardie notturne ricordo la pioggia. Durante il mio turno mi beccai 20 minuti di pioggia intensa, tipo quella tropicale, no? Che è così fitta da faticare a respirare, ma resistetti con la mia penula di lana cotta, che in effetti mi protesse in maniera più che perfetta. E allora mi dissi, caspita, allora è proprio vero che la lana con la lanolina è idrorepellente. Publius Fabius. No, metti Publius Fabius, ci fanno. Allora,
Publius Fabius. Sì, Questo elenco. la tessera, sì. lasciamo perdere la tessera. Tu ce l'hai la tessera? Allora dobbiamo stabilire la parola d'ordine. Ce l'hai? Ce l'hai già scritta? Sì, Allora, qui l'ufficiale è lui, Titus Altinius. Terza vigilia è Angelo, Gaius Minicius. Alla prima è Enzo, Gaius Marcius. Allora, bisogna avvertire tutti questi. Allora, Maurizio e Stefano ci penso io. Poi lì la vendo 200. La compra. Alcune cose che abbiamo fatto allora oggi non le rifarei. Del resto solo chi sbaglia può imparare qualcosa e noi abbiamo imparato molto. Altre, e la maggior parte peraltro, si sono rivelate molto realistiche, plausibili e per noi è stato di grande soddisfazione aver potuto verificare la corrispondenza sostanziale dei nostri risultati con quanto riportano le fonti antiche. Per noi è stato come un salto all'indietro nel tempo, in cui tutto, l'ambiente in cui ci trovavamo, la compagnia di amici sinceri, gli obiettivi comuni da raggiungere, tutto sembrava incredibilmente reale. E questa sensazione, per un appassionato vero della romanità, è sufficiente per compensare tutte le fatiche e i sacrifici fatti. Durante la 3 giorni furono fatte anche altre attività di cui diamo conto in altri video sul canale. Che sarebbe un magazzino. Poi tu l'avevi visto. Sì. Titus. La pubblicazione ufficiale dei risultati della sperimentazione è scaricabile dai link posti in descrizione a questo video.